Amici tutti, buongiorno e benvenuti in questo nuovo format. Stare davanti a una telecamera è una novità anche per me e speriamo di non farvi annoiare troppo. Che danno stasera? La corazzata Potemkin. La corazzata. Bene. Vadi. La corazzata. Coraggio. Dai, a parte gli scherzi, oggi andiamo a fare questo piccolo tutorial per tutti noi motovlogger che hanno l'esigenza di collegare un action cam al nostro casco. Il risultato che vorremmo ottenere sarà questo qui. Un attacco di questo tipo. Quindi, banda alle ciance, sigla! Eccoci qua, quindi da oggi parte una serie di video casalinghi, cercherò di tenervi un po' compagnia e di darvi qualche consiglio utile dal divano di casa. Mi raccomando però, seguite tutto il video e seguitemi anche su Instagram, qua sotto, per essere sempre aggiornati sui contenuti social e i video che verranno pubblicati su YouTube. Silvestro, ma che stai a fare, mannaggia? Sto fio de una mignotta! Ma che figura mi Ah, mi è scappata! Bene, pericolo scampato. Il nostro gatto Silvestro si stava per pappare tutta la nostra colazione, meno male che è bloccato sul nascere. Torniamo a noi. Quindi vediamo ora come realizzare un perfetto ancoraggio casco action cam. Diciamo che questo video è valido un po' per tutti i caschi e per tutte le action cam, ma in questo caso, grazie anche al contributo di AM3D del nostro amico Alex, ha prodotto un attacco che è personalizzato proprio per questo tipo di casco. In questo caso, nella fattispecie, è l'HJC Alpha 11. Quindi veniamo a noi, vediamo l'attrezzatura che servirà per fare questo collegamento al supporto e al casco. I materiali che ci serviranno per questo collegamento sono questi: il sugru, lo scotch 3M biadesivo e ovviamente i fantastici supporti che ci ha fatto l'amico Alessandro. Qui ne vedete due perché all'inizio Alessandro mi ha mandato questo supporto qui che ha queste bande più larghe, e andandolo ad adattare qui al casco ci siamo accorti che effettivamente era forse leggermente troppo ingombrante. Quindi diciamo nel giro di pochi giorni, veramente in un secondo, è stata fatta una modifica attraverso il software di modellazione. E da questo oggetto siamo tornati a questo qui, leggermente ridotto e sicuramente meno impattante a livello visivo. Come potete vedere si adatta esattamente al casco in modo perfetto, diciamo, e adesso andiamo a vedere come andarlo ad incollare. Normalmente i supporti vengono incollati mediante pasta sugru, che è una pasta modellante che autovulcanizza dopo un determinato tempo, mentre invece io volevo evitare di mettere solo il sugru perché ci siamo accorti, almeno nell'esperienza che hanno fatto altri bikers, che andando a collegare solo con il sugru si rischia, nel momento stesso in cui uno vorrebbe ristaccarlo, di danneggiare anche il casco e lo smalto del casco. A questo punto io invece, come ho fatto anche nell'altro casco che mi hanno rubato, metterò prima uno strato di scotch biadesivo per creare un piccolo supporto in modo che possa essere scollato facilmente, e poi applicherò il sugru sotto il supporto del casco. Ovviamente il casco deve essere ben pulito, bisogna togliere quella patina, diciamo, oleosa, o comunque quella patina che potrebbe non far aderire bene l'adesivo. Io uso, diciamo, acqua e alcol, ma potrebbe andare bene anche un qualsiasi sgrassante. Andiamo adesso a posizionare e a collegare il tutto.
Vi serviranno delle forbici abbastanza affilate per modellare perfettamente la parte che dovrà aderire al supporto. Io lascerò una leggera tolleranza ai lati in modo tale che verranno riempiti con il sughru, e andiamo a fare questo rifilaggio. Ora come abbiamo detto, puliamo bene attentamente la parte in cui dovrà essere rimossa. Puliamo anche qui il supporto. E andiamo a fissare come prima cosa il adesivo qui sotto. Ci fa visitare anche Silvestro. Ok. Andiamo a pulire tutto. A questo punto apriamo il nostro sughru, materiale magico che ormai è entrato a far parte di ogni motovlogger. Ci sono di vari colori, in questo caso noi prenderemo questo nero che dovrebbe andare abbastanza bene. Tolgo anche la pellicola. Allora, andiamo a posizionare bene questo supporto, premendo un po', facendo andare il sughru all'interno di tutti gli interstizi, le luci che si vengono a formare tra il biadesivo e il supporto. Dobbiamo premere bene in modo che esca un po' fuori, e vado a fare questo ancoraggio. Qua. Ovviamente queste sono cose un po' manuali, quindi vi consiglio, se non avete una perfetta manualità, di farvi aiutare da qualcuno che magari è pratico e non ha troppa riverenza nei confronti del casco, perché altrimenti le cose potrebbero venire non troppo bene. Questa pasta è veramente ottima perché si modella anche per un lungo periodo, quindi uno ha tutto il tempo di metterla in modo perfetto senza avere la fretta di appiccicarsi o comunque di fare male le cose. Ecco qua, diciamo che il risultato è abbastanza buono, non ha un impatto visivo eccessivo, e diciamo che abbiamo limitato al massimo quella che è la copertura della grafica del casco, che avrebbe, con questo forse sarebbe stato eccessivo. Quindi adesso dobbiamo attendere un po' perché questo si attacchi bene, si colleghi bene, si vulcanizzi, faccia una presa perfetta sulla superficie del casco, e poi andremo a fare le prove di collegamento della telecamera. Ovviamente in tutto questo io ringrazio l'amico Alessandro che si è veramente dato da fare per la creazione di questo supporto in un modo veramente eccelso. Mi ha fornito anche 2 tipologie diverse di attacco per vedere la migliore configurazione a livello di collegamento della telecamera. Tutti i supporti sono fatti ovviamente in 3D, stampati in materiale plastico eccezionale, di un'eccezionale resistenza. A me mi ha salvato anche in una caduta in moto la forcella con i supporti che lui ha fatto. Bene, abbiamo fissato il supporto, come vedete è messo al centro. Diciamo che io nelle mie piccole esperienze, ho sempre visto che la ripresa frontale e sul casco è la migliore dal punto di vista sia della simmetria mentre si va in moto, sia perché offre secondo me anche un senso di profondità e un senso di gusto nell'andare in moto maggiore. Ovviamente è un mio punto di vista, perché ho visto molte volte anche
delle riprese laterali dove la telecamera è posizionata a destra o a sinistra, ma preferisco la ripresa al centro perché in questo caso, a seconda del settaggio della telecamera, si rischia di prendere troppa parte del casco laterale e a me non fa impazzire come ripresa. Diciamo che in questo modo, al posto di utilizzare i classici attacchi che si utilizzano per le GoPro, quindi le piastrine a scorrimento, questo si adatta meglio e ha sicuramente un ancoraggio migliore e evita tutte quelle problematiche legate ai braccettini, linguettine adattatori da dover mettere per far sì che l'inclinazione della telecamera sia ottimale. In questo modo, con questo tipo di soluzione che va a ruotare sull'asse con delle viti che possono essere o a brugola o comunemente queste delle GoPro, va inserita qui e può essere regolata a seconda dell'esigenza, o più lungo o più corto. Vi lascio il link di Alessandro, che è l'ideatore di questi stupendi attacchi. Mi raccomando, contattatelo per qualsiasi esigenza, massima disponibilità. Allora, il video è finito, spero che vi sia piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora già fatto e noi ci vedremo chissà quando, presto per le strade, sempre gas a martello. Ciao!